Non è sicuramente il numero uno, non è il migliore. Il paracoppa continua a star su perché sicuramente un po' mi sporcherò le mani. Faccio passare la catena intorno al filtro. Come detto, oggi è 30 novembre, facciamo reset. Andiamo a resettare i chilometri. Beh, da quel giorno ad oggi l'unico intervento che ho fatto, ma in realtà è l'unico da quando ho il mezzo, quindi in 228.000 chilometri. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi, approfittando del meteo che non è proprio bellissimo, guardate come dietro di me c'è nebbia dappertutto, ma soprattutto approfittando del tempo che ho, voglio fare il tagliando al GS. Siamo quasi arrivati alla soglia di 228.000 km. Adesso sono vicino casa, non ho neanche l'abbigliamento da moto, a dirvi la verità. Sono uscito semplicemente per far scaldare un po' il motore del GS, in maniera che quando andrò a togliere il tappo di scarico dell'olio, l'olio defluirà in maniera migliore. Vi porterò con me durante il tagliando e durante il tagliando faremo alcune considerazioni. L'ultima volta che vi ho detto qualcosa sul GS, il GS aveva circa 200.000 km, adesso ha circa 30.000 km in più. Non vi nascondo che qualche lavoretto gliel'ho fatto, ma vi dirò tutto mentre faremo il tagliando. Se ho fatto scaldare la moto all'esterno lungo la strada è semplicemente perché è molto presto e volevo evitare di svegliare tutto il condominio. Adesso siamo tornati in box, qui c'è il materiale che ci occorre, c'è l'olio, c'è il filtro ed ora iniziamo con una semplice 30 Torx a smontare il paracoppa. Mi sono armato anche di luce in maniera da potervi mostrare tutto quanto nel migliore dei modi. La claire del box è chiusa perché fuori ci sono ben 3 gradi. Le prime viti da smontare ovviamente sono queste del paracoppa, sono una qui in fondo, 2 centrali e le 2 anteriori. Iniziamo con queste anteriori. Io prima le allento un po' in maniera che il paracoppa continua a star su. Iniziamo ad allentare. Ok, tutte quante sono allentate, adesso inizio a rimuovere. Rimuoverò prima questa qui in fondo, poi ne rimuoverò una totalmente di queste laterali, l'altra la lascio su in maniera che mi può essere d'aiuto nel momento in cui vado a rimuovere quelle anteriori, e poi rimuovo tutte quante. Questo è come faccio io, non è detto che sia quella corretta, mi mostro semplicemente come procedo io. Questa non la tolgo del tutto in maniera che mi dà una mano. E adesso rimuovo queste altre qui. Questa la tolgo del tutto. Questa è già lenta. Ok, a questo punto mi aiuto con le sole mani. Tolgo prima questa qui in fondo, uno, e il paracoppa è tolto. A questo punto bisogna andare a svitare il tappo di scoro dell'olio. La chiave è una Torx, infiliamo la Torx, prendo la chiave e vado ad allentare. Considerate che questa vite qui è stretta a 30 Nm, quindi ci vorrà un po' più di forza. Non fa molti giri, fa un colpo secco, dopodiché si allenta. Ok, una volta allentato, avete sentito che ha fatto il click, tolgo la chiave, prendo la bacinella, metto la bacinella qui, mi armo di carta perché mi servirà e vado a svitare il tappo dell'olio. Fate attenzione perché attaccato al tappo dell'olio dovrebbe esserci una ranella che, se non la trovate qui, la trovate attaccata al carter motore, e se vi cade la trovate poi in mezzo all'olio. Allora, adesso questa è la parte un po' più delicata perché generalmente un po' di olio magari va in giro. Mi tengo sempre un po' di carta a portata di mano perché sicuramente un po' mi sporcherò le mani. Ok, adesso lasciamo scolare. La ranella è rimasta attaccata al tappo, adesso non farò altro che pulire tutto quanto. Intanto che l'olio si scola, preferisco scaldare la moto, appunto per questo motivo. Vedete come l'olio esce in maniera molto facile, molto semplice. Adesso si scolerà tutto quanto, inevitabilmente resterà un po' di olio all'interno delle teste, ma quello rimane sempre e comunque, non è un problema. Anche se lo porterete in BMW, l'olio rimarrà nelle teste. Adesso lasciamo qualche minuto scolare e intanto ci puliamo la vite. Adesso ve la mostro. Questo qui è il dado che tiene chiusa
la vaschetta dell'olio motore. Nel mentre l'olio si scola, date un occhio che all'interno della vite non ci siano degli accumuli ferrosi, perché quello che vedete al centro è un magnete e potrebbe attrarre degli elementi che inevitabilmente possono essere all'interno del motore. Nel caso mio la vite è pulita, però un passaggio con la carta intorno al magnete glielo do sempre. È pulita, ma male non fa. Questa qui è la ranella che vi dicevo, che in teoria BMW dice di sostituire ad ogni cambio d'olio. Personalmente da quando faccio italiani non l'ho mai sostituita e non ho mai avuto nessun tipo di problema. Do una pulita alla ranella, do una pulita alla vite. Nel frattempo l'olio ha quasi finito di scolare. È un lavoro dove inevitabilmente vi sporcherete un po' le mani, ma se non altro è un lavoro fatto da voi. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! La vite è perfettamente pulita, la ranella è questa qui, la rimetto in posizione e siamo pronti poi per rimontarla. La appoggerò qua. Adesso do una pulita intorno alla bocca da dove esce l'olio e poi rimonto il tappo. Do una pulita qui sotto, pulisco dove esce l'olio. Adesso la prima cosa da fare è rimontare il tappo. Eccolo qui, il tappo è questo. Chiudo in maniera da non permettere più all'olio di gocciolare. Una volta che ho chiuso e stretto anche a mano, tolgo la bacinella in maniera che riesca a lavorare un po' meglio. Ok, a questo punto non faremo altro che andare a stringere a 30 Nm il tappo di scolo dell'olio. La chiave è già carica, farà un semplice clic quando arriveremo al peso che gli abbiamo dato. Ok, siamo arrivati. Stop, fine. A questo punto io potrei già rimontare il paracoppa, ma visto che devo smontare il filtro dell'olio che è qui sopra, l'olio che cola, perché inevitabilmente c'è ancora dell'olio dentro il filtro, potrebbe sporcare l'interno del paracoppa, quindi il paracoppa lo rimonteremo successivamente. Adesso il prossimo passo sarà smontare il filtro. Adesso ho rimesso la bacinella con l'olio qui sotto la moto in maniera da poter svitare il tappo del filtro dell'olio. Per svitare il tappo del filtro dell'olio mi aiuterò da una chiave a catena, non resta che procedere. Faccio passare la catena intorno al filtro, prendo la misura del filtro e inizierò a svitare in senso antiorario. Ok, posso lasciare la chiave a catena e mi aiuterò soltanto con le mani. Inevitabilmente un po' di olio uscirà anche in questo caso qui. Non so se riuscirete a vedere tutto quanto, ma cercherò di alzare un po' la bacinella in maniera da tenerla un po' sollevata. Questo è l'olio che vi dicevo che inevitabilmente uscirà dal filtro, poi andremo a pulirlo senza problemi. Il filtro lo vuotiamo e lasciamo scolare anche qui. Adesso, prima di iniziare a montare il filtro, due cose: pulite molto bene questa parte qui. Perché vi dico di pulire qui? Perché una volta terminato il lavoro, i giorni successivi, se qui sotto dovesse esserci qualche trafilaggio di olio, voi vi accorgete che il filtro non è stretto correttamente e quindi gli potete dare un altro colpetto. Se invece non avrete trafilaggi di olio, allora siete a posto. Una seconda cosa, qui è dove è caduto un po' di olio che ho asciutto. Inevitabilmente quando accenderò la moto, da qui verrà fuori un po' di fumo, un po' di odori. Non vi preoccupate, dopo qualche chilometro non sentirete più nulla perché sarà completamente asciutto. Adesso apriamo il filtro e andiamolo a mettere su. Questo è il filtro nuovo. Vado a rimuovere la plastica che c'è su. Ok, intingo e metto un po' di olio esausto sopra alla guarnizione. Perché questo? Perché se voi non ungete la guarnizione, col passare del tempo il caldo inevitabilmente la farà attaccare al basamento del motore e quando andrete a rimuoverlo saranno dolori. Ecco, adesso ho fatto un paio di giri di olio intorno alla guarnizione, sono pronto per andarlo a montare su. A questo punto non resta che mettere sul filtro. Ok, stringo prima a mano, una volta messo su a mano poi prendo la chiave a catena, metto su, faccio fare mezzo giro. Pulisco ulteriormente e siamo pronti per rabboccare il nuovo olio. Quindi apriamo il tappo dell'olio. Adesso con la mano fare tutto quanto è un po' incasinato, ma riusciremo ugualmente. Iniziamo con il primo litro. Olio Bardal 540 XTC C60. Io uso questo da anni ormai e mi trovo decisamente molto bene. Quindi apriamo, svitiamo e andiamo a vincere facile. Adesso la parte dove dovrete fare un po' attenzione sarà l'ultimo chilo di olio, perché lì dovrete non metterne eccessivamente, dovrete considerare sì che avete messo il filtro nuovo, ma dovete contare sì che all'interno del motore qualche residuo di olio vecchio c'è ancora, quindi
non mettete tutti e 4 i chili tutti con una volta, ma l'ultimo chilo soprattutto date sempre un occhio alla finestrella di ispezione che avete nel basamento del motore. Io preferisco mettere metà della finestra, far girare un po' il motore, lasciarlo riposare un attimo e poi terminare il rabbocco. Date sempre un occhio costante a questa finestrina qua. Come vedete io ce l'ho circa la metà, adesso rimetterò il tappo, farò girare il motore per qualche minuto, lo lascerò riposare. Ok, facciamo girare un po' il motore. Dopo averlo fatto girare monterò il paracoppa in maniera da dare all'olio il tempo di arrivare nella parte bassa del motore. Il livello arriverà a un punto dove potrò prendere molto in considerazione le informazioni che mi dà e a quel punto decido se rabboccare ancora o se lasciare così il livello dell'olio. Montiamo il paracoppa e la prima vite che monterò sarà quella verso la ruota posteriore in maniera da agevolarmi per tutto il resto. Basta appuntarla un attimino, una è andata, appunto una vite qui nella parte anteriore, è andata anche questa e adesso faccio il lavoro sulle altre viti. A questo punto il paracoppa sta su da solo, non devo fare nessun tipo di fatica, basta semplicemente appuntarle e poi stringerle, non vanno strette come gli asinelli, con tutto il rispetto per gli asinelli. È meglio una vite lenta che non una vite troppo stretta, ricordatevi questo. Ok. Le ricontrollo tutte in maniera da stare tranquillo. Stretta, 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 stretta e stretta anche questa, a posto. A questo punto il tempo è passato e come vedete l'olio non è arrivato neanche al minimo della tacchetta, quindi qui ce ne va ancora almeno 6 etti, perché tra il minimo e il massimo del livello c'è mezzo chilo e quindi continuiamo a mettere olio, ragazzi. Questo tutto ci va. Per scrupolo ne lascio un paio di etti, ma secondo me 3,6 kg ci vanno tutti. Mettiamo un po', lo facciamo salire e poi vediamo. Ecco, adesso ci siamo. Adesso il livello dell'olio è perfetto, non è fino in cima e oltre la metà è abbondantemente sufficiente. Se qua ne si accenderà la spia faremo il rabbocco. L'olio esausto l'abbiamo raccolto e tra un po' l'andremo a portare in discarica. Adesso mi devo armare del vecchio cellulare di Cinzia, collegare il cavo a 10 poli alla centralina del GS, motoscan e andiamo a resettare anche il service della moto. Il cavo a 10 poli l'abbiamo collegato, questo è l'ODB e questo è il vecchio cellulare di Cinzia. Andiamo qui, lo colleghiamo tramite Bluetooth, impostazioni, comunicazione, ODB, andiamo sul modello del GS, è un RK51, andiamo in strumentazione, interfaccia, ok, collegato, andiamo in strumentazione, abbiamo detto, risistemazione di servizio. Come detto oggi è 30 novembre, facciamo reset, abbiamo resettato la data, andiamo a resettare i chilometri, facciamo, abbiamo detto ogni 12.000 noi, reset, e adesso l'ultimo reset è questo, prossimo reset, quindi 30 novembre 25, e quindi anche la centralina è a posto. E così anche la spia service l'abbiamo fatta sparire. Ok, l'olio lo prendiamo e portiamo in discarica olio e filtro, mettiamo qui dentro e siamo a posto. Eccoci qua, isola ecologica. Ragazzi, l'olio viene smaltito qui, non mi fate sentire che va smaltito in altri modi, non voglio neanche citare quali, ma l'olio va smaltito qua. C'è l'apposito centro, eccolo qua, ora ci accostiamo e scarichiamo. Eccolo qua, l'olio va messo qui, si poggia qua, olio e filtro e bye bye e arrivederci. Grazie, ciao, buona giornata. A questo punto avete fatto il vostro dovere da civili cittadini, chiudete baracche e burattini e vi andate a divertire.
A questo punto e solo a questo punto, dopo aver smaltito correttamente l'olio, potrete dire di aver fatto tutto il tagliando a dovere. Potete godervi il vostro mezzo. Come avete visto, io il tagliando lo rifarò tra 12.000 km, perché ormai da tempo faccio tagliandi ogni 12.000, e vi devo dire la verità, nonostante i chilometri che ho il mezzo, 228.000, tra un tagliando e l'altro rabbocco all'incirca tra i 500 e i 700 grammi di olio. Consumo assolutamente nella norma, anzi vi dico di più, sarebbe un problema, dovreste iniziare a preoccuparvi se tra un tagliando e l'altro non doveste rabboccare olio. Quello che penso di questo mezzo ormai è risaputo, per me è il primo BMW e il primo GS e ne sono letteralmente innamorato, entusiasta, semplicemente soddisfatto. Sicuramente tanti di voi avranno visto il video dei 200.000 km. Beh, da quel giorno ad oggi l'unico intervento che ho fatto, ma in realtà è l'unico da quando ho il mezzo, quindi in 228.000 km, ve lo ripeto, 228.000 km, ad essere precisi 227.800 km. In 227.800 km l'unica cosa che ho sostituito, l'unica, ed è stato meno di 500 km fa, il paraolio della forcella anteriore. C'era il paraolio dello stelo di destra che trafilava leggermente olio, e allora mi sono appoggiato a un'officina di Pavia, il Centauro, è proprio all'ingresso di Pavia, sono due fratelli, Alex e Lele, due persone estremamente serie, precise, meticolose, amanti del proprio lavoro. Mi sono appoggiato a loro e ho fatto quell'intervento del paraolio anteriore della forcella. Ma a parte questo semplice intervento di routine, c'è addirittura chi rompe il paraolio pochissimi chilometri dopo l'acquisto, io l'ho cambiato ben oltre, siamo a quasi 10 anni da quando l'ho comprato. Beh, io non posso lamentarmi assolutamente di questo mezzo. Sono assolutamente soddisfatto, felice, contento di aver investito i miei soldi in questo mezzo che mi regala emozioni costantemente. E nonostante nel video dei 200.000 km io abbia ribadito più volte che non ho fatto nessun tipo di manutenzione straordinaria, tanti di voi mi avete continuato a chiedere: ma hai fatto mai revisionare le sospensioni? Le sospensioni è un lavoro che avrei voluto fare qualche anno fa. Allora, per scrupolo, chiesi in BMW se e quando andava fatto questo tipo di intervento. BMW mi disse: le sospensioni del GS non si possono revisionare, o le sostituisci o te le tieni così come sono. Poi direte: BMW che ti vuole dire? Le vende, è ovvio che non ci mette le mani per revisionarla. Ed allora mi sono rivolto ad altri due specialisti di sospensioni, i quali mi hanno ribadito la medesima cosa: le sospensioni originali del BMW non possono essere revisionate, quindi o le sostituisci con altre tipologie di sospensioni. Mi viene in mente Touratech fa delle sospensioni per il GS plug and play, prendi, monti e non perdi nessun tipo di funzione dell'ESA, dialoga con la centralina BMW ed è perfetto. Altrimenti, se vuoi inserire delle sospensioni diverse di altri marchi, inevitabilmente perdi la tecnologia di BMW, ovvero perdi i controlli, banalmente quelli di che ti puoi regolare le sospensioni a seconda se vai da solo, se vai carico, se vai scarico, se vai in due carichi. Insomma, questo è quello che mi hanno detto degli esperti. Su internet leggo di tanti di voi che fanno revisionare le sospensioni. Io, a fronte di quello che mi hanno detto sia in BMW e sia questi altri due professionisti di questo lavoro, evito di toccare le sospensioni. Quando le loro sospensioni si romperanno, quando arriverà il giorno in cui le sospensioni cederanno, a quel punto sostituirò le sospensioni con nuove sospensioni, penso sempre BMW. Questa specifica la faccio perché volevo evitare che qualcuno di voi potesse pensare che nel video dei 200.000 io avessi dimenticato qualche manutenzione fatta su questo mezzo. A parte i sensori di pressione che li ho detti in quel video, l'unica cosa che ho sostituito in 227.800 km, il paraolio della forcella anteriore. In realtà perdeva un solo stelo, ma visto che c'era li ho fatti cambiare a tutte e due. Questo è l'unico intervento che ho fatto su questo mezzo, motivo per cui spenderei nuovamente tutti i soldi che ho speso per comprare questo mezzo. Per me un mezzo strepitoso. Con questo non sto dicendo che è il miglior mezzo, non è sicuramente il numero uno, non è il migliore, perché come ho detto nel video dei 200.000, ognuno di noi ha un mezzo che lui fa battere il cuore, ed è giusto così, ed ognuno di noi compra il mezzo in base alle proprie passioni, perché se avete passione, strada e chilometri ne fate. Se non avete passione, se non amate il mezzo che possedete, che guidate, probabilmente siete meno incentivati ad uscire di casa. Guardate oggi che meteo c'è.
un meteo da lupi così, domani non sarà diverso, ma domani l'obiettivo mio è uscire in moto e fare strada. Ragazzi, vi ringrazio, se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!